Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario, tendenze energetiche affettive per la seconda parte del 2024. Amici del Sagittario, abbiamo la carta degli amanti, promette bene. Quando c'è la carta degli amanti si parla di amore, può essere amore verso gli altri, verso la famiglia, verso gli amici, verso un partner, oppure potrebbe anche essere amore verso se stessi. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link per le previsioni del primo semestre del 2024 e per l'estate e poi trovate anche il link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Partiamo con un 5 di coppe, amici del Sagittario, 9 di coppe, 3 di coppe, quante coppe devo dire? Cavaliere di spade, 9 di pentacoli, carro, e eremita. Wow. Wow, wow, wow. Allora ragazzi, partiamo da questo 5 di coppe, che è la carta forse un po' più cupa di tutte. Adesso andiamo a vedere carta per carta, poi vi darò i vari esempi per single, persone che sono in una relazione, per gli amici, la famiglia e via dicendo. Allora, questo 5 di coppe mi dice che c'è qualche tipo di mancanza, potrebbe essere qualche tipo di... Normalmente si parla di un'occasione persa, è qualcuno che c'è un po' come questa energia di tristezza. Andiamo a vederla. Due di spade e carta dell'appeso. Potrebbe esserci un certo tipo di indecisione su una qualche possibilità che c'è stata o che vi è stata offerta. Guardate, se vi è già stata offerta con questo appeso, ragazzi, vi dice un po' di perdonarvi anche. Se invece siete lì lì che siete nella scelta, diciamo verso la metà dell'anno, con la carta dell'appeso è come se aveste l'opportunità di vedere le cose da un altro punto di vista. Andiamo a vedere questo 9 di coppia al contrario, perché ho come la sensazione anche qui che ci sia come una sorta di mancanza. State bene, ma potreste stare meglio. Che interessante, noto adesso 999. Avete tre carte di iniziazione. Abbiamo un 2 di pentacoli e un 8 di coppe. Sì, c'è come la voglia di fare qualche cosa di più, di scoprire. Sento che per qualcuno, da un lato sarà tipo per riparare questa occasione che si è persa, dall'altro sarà semplicemente perché avete bisogno di stimoli nuovi, avete bisogno di divertimento, avete bisogno di viaggi, di avventura, di sfidarvi, di mettervi un po', sì, in prima linea mi dicono. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Regina di coppe e papa.
Guardate, queste carte mi parlano di festeggiamenti, di qualche tipo di cerimonia alla quale potreste partecipare nel prossimo futuro. C'è un papa, quindi potrebbe essere sia una cerimonia di tipo religioso, una cerimonia di tipo educativo. Andiamo a vedere questo cavaliere di spade. Tre di pentacoli e 4 di spade. Le sposto un pochino così le vedete meglio. Ok. Ho la sensazione, ragazzi, che sarete ben presi da questo momento perché tolto questo evento importante al quale parteciperete, sento che diciamo la vita sociale non sarà delle più attive, anzi tenderete un pochettino a isolarvi nel prossimo semestre, ma perché siete in fase eremita, siete in fase di scelta, ce l'avete anche qui con la carta degli amanti. Andiamo a vedere questo 9 di pentacoli. 10 di pentacoli e nuovamente il 9 di pentacoli. Devo dire, sono carte un po' contraddittorie, nel senso che il 9 di pentacoli parla di una persona da sola, che sta bene da sola, mentre il 10 di pentacoli parla proprio di una famiglia di tipo allargato, i figli di lui, i figli di lei, animali, zii, nonni, insomma, un gruppo molto grande. Allora, qui potrebbe essere visto in due modi. Da un lato, come se riuscirete a calibrare bene il tempo da dedicare a voi, perché sia il 9 di pentacoli che la carta degli amanti sono due carte di amor proprio, rispetto al tempo che riuscirete a dare agli altri. Potrebbe anche parlarmi di un'indipendenza economica che, diciamo, che permeerà il prossimo periodo. Non sento però che sia un'indipendenza economica data solo dal lavoro, ok? È come se, perché c'è un 10 di pentacoli, è come se arrivasse qualche dono, è come se, ripeto, sento comunque una cerimonia, qui abbiamo il Papa, qui abbiamo il 10 di pentacoli, potrebbe essere un anniversario, potrebbe essere un matrimonio, potrebbe essere un pensionamento, c'è un qualche tipo di festa alla quale parteciperete che porterà come dei doni. Per qualcuno sarà la vostra festa, una festa tipo di indipendentizzazione, magari qualcuno aprirà uno studio, aprirà un bed and breakfast o cose di questo genere e sento come questa abbondanza che vi permea e che traspare comunque. Andiamo a vedere il carro. Fante di coppe. Mm. E 7 di spade. Andiamo a vedere un'altra carta per questo 7 di spade. Mm, 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 mm. Voglio andare a vedere anche subito l'eremita. Qui ragazzi ho la sensazione che con questo carro prenderete una decisione, una direzione. Potrebbe anche parlarmi di un trasferimento, di un periodo di cui avete bisogno per voi. Eremita che è spiegato da un asso di coppe e da un 6 di spade. Allora ragazzi, vi dirò. Partiamo dai single. Poi queste ve le dico settore per settore. Dunque, se siete single, devo dire che all'esterno
sembrate le persone più felici di questo mondo nel prossimo semestre, però poi in realtà voi sentite che vi manca qualche cosa e questo qualche cosa lo ricercherete nella compagnia degli amici piuttosto che della famiglia. Ho come la sensazione che accudirete alla vostra famiglia di anime, chiamiamola così, così inseriamo amici e famiglia di sangue, proprio per non avvertire così tanto questa sorta di vuoto che andrete percependo nel prossimo semestre. Vi dico, sinceramente non vedo nuove entrate. Cioè, parliamo di relazioni di un certo spessore, intendo per i single. Ci potrebbe essere qualche avventura durante appunto questa cerimonia o se dovete spostarvi per andare a questa festa, a questa cerimonia durante il movimento, durante lo spostamento, però vi dico niente di concreto fondamentalmente. Quindi ho più la sensazione che abbiate bisogno di ripulire un pochettino il cuore dalle vecchie credenze limitanti, da quello che non è più vostro, da questo 5 di coppe, perché il 5 di coppe comunque porta in sé tristezza e dolore, come se ci fosse bisogno prima di fare un po' di purificazione. Mi diverto, penso a me, mi rimetto in sesto, poi dopo questa delusione penso a me, fondamentalmente. Per quello che riguarda le coppie, allora io ho la sensazione che si è in coppia, però in realtà non ci si senta in coppia. Cioè, vedo molta indipendenza nelle due parti che compongono la coppia, però vedo anche la necessità di andare un po' più a fondo, di essere un po' più uniti all'interno della coppia in questo semestre. E qui potrebbero essere molto utili i viaggi, i corsi, i pellegrinaggi, le visite nei boschi, mi fanno vedere le erbe, ragazzi, come si chiamano, le erbe officinali di montagna, quindi magari per qualcuno potrebbe essere utile fare cose di questo genere insieme al partner o alla partner. Perché vi devo dire che potrebbero esserci degli alti e bassi, ma sono dovuti alla noia, alla stagnazione della relazione, come se ci fosse bisogno di qualche cosa in più. Ma per la coppia, non che stiate male, non che, cioè, vi sento bene comunque, però è come se la routine, la monotonia della vita avesse portato un pochettino la coppia a calmarsi, a placarsi un po' troppo. Qui c'è bisogno un attimino di ritrovare dei percorsi comuni che possano accendere, non dico la passione da un punto di vista fisico, ma l'interesse in qualche cosa, nel costruire qualche cosa insieme. Se siete in una coppia ni, ragazzi, io ho la sensazione che invece per voi arrivi il momento di fare una scelta per amor proprio e con il carro spostarsi verso un nuovo amore, che è quello che mi dice un po' l'asso di coppe, sinceramente, però bisogna muoversi con questo 6 di spade e anche con il carro. Il fatto che ci sia il 7 di spade al contrario e questo re di coppe al contrario, io sento che qualcuno non è onesto nei confronti di se stesso, inerente l'amore che prova per l'altra persona. Perché come vi dicevo, le cose vanno bene, sono calme, è una routine, però è come se ad un certo punto vi chiedeste: ma sono ancora innamorata di questa persona o sono solamente abituata a stare con questa persona? Per quello che riguarda i figli, ragazzi, devo dire traguardi importanti per i figli.
potrebbero finire l'università, qualcuno potrebbe andare a convivere o dirvi che quella è l'intenzione per il prossimo semestre. Ci potrebbero essere dei contratti di lavoro interessanti per loro. Se non avete figli, i contratti sono per voi. Sento che potrebbe arrivare, allora, sempre in quella festa di cui vi parlavo, in quell'evento importante a cui parteciperete, che potrebbe anche essere un congresso, per farvi capire. Diciamo che è un evento dove c'è tanta gente riunita. Io ho come la sensazione che potreste veramente conoscere una persona che possa esservi di ispirazione. Molti si trasformeranno nella guida di se stessi, ho come questa sensazione, soprattutto all'interno di questo progetto, di questa nuova idea. E se state pensando di organizzare, vedo molto favoriti, diciamo così, i lavori di organizzazioni eventi, organizzazioni matrimoni, feste per i bambini, feste d'addio al nubilato, feste in generale. Per quello che riguarda la famiglia, allora vi dico, se fosse la famiglia di origine, direi che le cose sono normali, mi verrebbe da dire. Nessuna nuova, buona nuova. Ci potrebbe essere qualche piccolo, ma piccolo screzio, ragazzi, che potrebbe anche essere una piccola delusione che vi farà un attimino tirare i remi in barca, diciamo. Perché comunque questo carro è qui anche perché ad un certo punto qualcuno si sposterà dalla realtà che ha. La carta degli amanti è una carta di scelta tra il vecchio e il nuovo e per qualcuno ho la sensazione che si lascerà andare il vecchio, questa relazione stagnante, magari già datata, magari dove ci si rende conto con questo sette di spade e il re di coppe al contrario che non si è più innamorati dell'altra persona. Questo non vuol dire che non le vogliate più bene, però è come se ci fosse bisogno, fosse diventata una cosa troppo tranquilla. C'è bisogno probabilmente di un po' di verve. Sento che per qualcuno il momento eremita potrebbe arrivare proprio per fare una sorta di autoanalisi in questo senso, quindi nel capire se effettivamente sono ancora innamorata o innamorato dell'altro, se effettivamente magari cambiando qualche cosa all'esterno della relazione, la relazione potrebbe migliorare o l'equilibrio familiare anche per qualcuno, eh. E però comunque per queste questioni che avete, diciamo un po' vostre, sento che nella vita sociale, ehm, come vi posso dire, come se usciste poco, però in pompa magna. Cioè nel senso vi farete vedere come poche volte parteciperete a pochi eventi, però quei pochi a cui andrete, insomma, avrete il vostro perché. Due di bastoni e mondo. Sì, ma io sento che qui qualche tipo di compimento arriva. Vi dico, secondo me sarete in una fase in questo semestre dove penserete da che parte andare, che scelta prendere, perché qui ho come un'idea di stagnazione, di fermo, di noia anche un po', di troppa routine probabilmente all'interno della famiglia, coppia, relazione. C'è qualche cosa che o ci sono degli alti e bassi che si ripetono, oppure è un encefalogramma piatto. Cioè, o sono sempre le solite cose che si ripetono fondamentalmente, oppure proprio per la serie ognuno si fa i fatti suoi e, e c'è bisogno di un po' di verve, di un po' di pepe. Però sento che farete questo lavoro proprio per risanare il cuore. Per qualcuno questo asso di coppe può parlare di un nuovo amore che entra, però vi dirò, siccome non siete, anche se foste in una coppia magari stabile che è lì lì, che non sapete se finirà o no, vi dico,
il potenziale c'è, ma è come se in questo momento non foste abbastanza aperti per rendervi conto di qualcuno che arriva. Anzi, vi dirò di più, c'è qualcuno che arriva che sarà talmente invadente, arrogante, fastidioso che lo caccerete. Ci sarà una persona specificatamente che sarà un po' pesante e voi come la manderete via, tipo. Fatemelo. Ecco, questo tipo di oroscopi andrebbe poi ascoltato anche, non so, verso settembre, ottobre, e poi sarebbe carino che mi commentaste se è successo oppure no. Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo per sviluppare l'amor proprio. Carta numero 35. Mi arrendo al flusso dell'universo, oppure abbraccio il flusso dell'universo. Sì, ma qui secondo me avete bisogno di chiedervi qual è la vostra verità. È come se con questo eremita ci fosse bisogno di valutare effettivamente il passato. Sto poi così tanto male? Oppure penso di star male perché magari nella coppia c'è un po' di periodo tranquillo? Si può rinnovare questo periodo o è proprio la coppia che non funziona più? La coppia potrebbe essere la relazione ehm, con qualche familiare, potrebbe anche essere una relazione con qualche fratello, anche se lo vedo per pochi. Oppure, sì, per la maggiore la sento col partner. Va bene, andiamo a vedere un oracolo di questi, vediamo che ultimo consiglio vi danno. Analizza le tue interazioni. Che interessante. Controlla se sei una persona che si sta sempre dando agli altri, però che sente che diventa invisibile o è poco valutata. Se questo è il tuo caso, chissà sia perché la tua vera motivazione per essere tanto servizievole, sia per la ricerca dell'amore. L'obiettivo: esamina se le tue interazioni con gli altri ti lasciano con potere o senza potere. Per la serie, quando fate qualcosa, lo fate perché avete bisogno di qualche cosa in cambio? E il qualche cosa non è necessariamente un favore, può anche essere il grazie, quando qualcuno ci dice grazie a noi, magari al nostro ego serve perché così ci sentiamo importanti, perché così ci sentiamo utili. Ok, e questa carta vi dice di prendere dei provvedimenti per migliorare la salute. Pensa ad un aspetto della tua salute fisica che hai trascurato o evitato e chiediti perché è stato così. Forse hai bisogno di cambiare la tua dieta o devi sapere che hai bisogno di più esercizio. L'obiettivo: prima che finisca il giorno, compromettiti, impegnati con questa nuova regola o identifica perché preferisci sabotare la tua guarigione. Che interessante le due letture. Bene, cari amici del Sagittario, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere nei commenti. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video o lasciare una piccola donazione. E se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail per riservare una sessione individuale, oppure se preferite andare a vostro ritmo potete abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!